Il crimine a Baldur's Gate. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dell'organizzazione criminale nota come la Gilda. Oggi andremo a scoprire i protagonisti della vita criminale della città, partendo proprio dal capo della Gilda, Kini Nove Dita. L'attuale capo della Gilda, Kini Nove Dita, disdegna gli abiti appariscenti e le magie di illusione e si presenta al mondo così com'è, una donna anonima di mezza età e di corporatura media. Il suo aspetto poco appariscente si è rivelato la sua più grande risorsa nella sua carriera di ladra, in quanto le sue vittime hanno difficoltà a riconoscerla anche quando la incontrano faccia a faccia. Nel corso degli anni passati al comando, Kini ha sviluppato la reputazione di una donna riflessiva e pragmatica. Quando è necessario, esige vendetta per le offese perpetrate nei confronti della Gilda, purché tale vendetta porti un profitto. I suoi metodi sono letali quando necessario, e Kini è una figura tanto temuta quanto rispettata. Kini sta perdendo progressivamente la pazienza di fronte alla sollevazione popolare contro le attività della sua organizzazione. Sebbene qualche fomentatore infervorato contro le attività criminali sia sempre esistito, l'ascesa delle squadre organizzate e dei vigilanti inizia ora a interferire con le operazioni della Gilda. Dopo un fallimentare attacco alla tenuta di un patriarch, quando un vigilante ha maldestramente messo in allarme le guardie della tenuta, Kini ha dichiarato che la caccia è aperta contro i buoni samaritani di ogni categoria e provenienza. Tutte le operazioni della Gilda sono supervisionate dai signori del crimine. Andiamo ora a vederne alcuni, partendo da Goblin Benny. Molti restano sorpresi quando scoprono che Goblin Benny è ben diverso da ciò che il suo nome o la sua mostruosa reputazione suggeriscono. Il signore del crimine di crinale fiorito è un gentiluomo alto e di aspetto elegante, poco più che trentenne. Trae il suo nome dal suo ego smisurato, dai suoi impeti d'ira e dalla tendenza a recidere a morsi le dita di coloro che lo deludono. Dietro questa facciata di ferocia, tuttavia, Goblin Benny nasconde una mente calcolatrice. I suoi falsificatori sono la fonte migliore a cui rivolgersi per ottenere distintivi illeciti della guardia, licenze da visitatore e permessi di ormeggio. Il Dritto è il signore del crimine dei senza fede dei Canti Gemelli. Gestisce una delle migliori organizzazioni di contrabbando della città ed è in grado di introdurre merci illecite in città attraverso il fiume Chiontar e oltre la collina dei Falchi Cenerini. Questo settantenne dichiara di essere stato attaccato dalla famigerata, e forse fittizia, vecchia Chosm, una tartaruga zannatrice gigante che, stando alle dicerie, dormirebbe sul fondo di Porto Grigio. A riprova della sua storia, il Dritto usa un vecchio palo da traghettatore scheggiato come stampella. Di recente al signore del crimine la sua posizione va stretta, è convinto di meritarsi un territorio all'interno della Baldur's Gate vera e propria. Ha intenzione di attaccare Brampton, la destinazione di buona parte del suo contrabbando, e il territorio della sua ex moglie, Spinosa di Diamante. E per ultima abbiamo colei che è conosciuta come la Dama del Whisky. Quasi nessuno sa che l'ultimo vero erede della famiglia patriarch dei Raddle è morto molti anni fa. Nonostante questo, la vedova Raddle continua a ospitare sfarzosi eventi sociali nella sua villa, anche se non partecipa mai personalmente. È invece una sua presunta parente ad accogliere gli ospiti e a scambiare con loro argute conversazioni, liquori forti, pettegolezzi e opportunità politiche di dubbia legalità. Tuttavia, nessuno sembra conoscere il nome della padrona di casa, un inconveniente che nessuno ammetterebbe mai. Di conseguenza, la signora del crimine della Gilda di Borgo dei Manieri, attiva anche politicamente, è nota semplicemente come la signora del whisky. I complotti dei patriarch e le trame degli agenti della Gilda sono oggetto di chiacchiere e dicerie di ogni genere a Baldur's Gate, ma in tutta la città
Nessun nome è sinonimo di scelleratezza quanto i tre morti. Le semidivinità Bane, Baal e Mirkul si aggirano tra i mortali per reclutare personalmente nuovi seguaci alla loro causa. Si dice che più di una volta i tre abbiano messo piede sulle vie lastricate di Baldur's Gate. I patriarch più nefandi mormorano una preghiera a Bane quando tentano di conquistare il potere attraverso la coercizione, l'intimidazione e l'applicazione violenta della legge. Anche i capibanda, i mercenari malvagi e altre figure che fanno affidamento sulla paura e sul controllo rendono omaggio a Bane. Chi vuole suscitare un'impressione di dominio e spietatezza tende a indossare un guanto nero, un'allusione al simbolo sacro di Bane. Mirkul può contare su numerosi seguaci che desiderano studiare i morti o comandarli, saccheggiatori di tombe in cerca di conoscenze perdute, macabri imprenditori che considerano un vantaggio fare uso di servitori non morti e perfino pragmatici necromanti impazienti di strappare segreti ai facoltosi morti del cimitero della Scogliera. Tutti innalzano le loro preghiere a Mirkul. Tra i tre morti, Mirkul è quello che ha la base di potere più ristretta. Gli abitanti di Baldur's Gate raramente temono di morire di vecchiaia, un tetro dato di fatto per chi vive in una città tanto pericolosa. Di conseguenza sono pochi gli anziani disperati che vanno in cerca della benedizione del Signore delle Ossa. Chi lo fa, tuttavia, tende a essere taciturno e facoltoso, il che significa che i seguaci di Mirkul potranno essere poco numerosi, ma possono contare su risorse inaspettatamente vaste. Fin dai tempi in cui la progenie di Baal, chiamata Sarevok, tramò per scatenare una guerra tra Baldur's Gate e Lamn al fine di rivendicare il potere di Baal, la presenza dei figli del Signore degli Assassini è diventata di pubblico dominio. Baldur's Gate continua a esercitare un tetro fascino sulle progenie di Baal, forse a causa di un'ampia influenza della città stessa, o semplicemente a causa della perdurante reputazione di Sarevok. Nel frattempo, il culto di Baal si è rivelato tristemente popolare a Baldur's Gate. Pochi ammettono apertamente di venerare il Signore degli Assassini, ma tutti presumono silenziosamente che chiunque tragga beneficio dalle morti violente mostri una qualche forma di rispetto nei confronti di Baal. Omicidi e delitti stanno alla base di molte trame cittadine, dall'uso di sicari pagati profumatamente al servizio dei patriarch alle uccisioni occasionali commesse dai fanatici della città esterna. Questi sanguinari fedeli raramente si radunano in grossi numeri, ma solitamente si marchiano aprendosi un taglio sui pollici, al fine di versare il loro sangue in nome di Baal e di creare un marchio discreto che permetta ai loro alleati di riconoscerli. Nonostante il culto decentralizzato del Signore degli Assassini, c'è chi crede che debba esistere un tempio di Baal nei pressi della città o sotto di essa, magari in un'antica camera al di sotto delle fognature o scavata all'interno della collina dei Falchi Cenerini. Si vocifera che 11 cristalli rossi sulla parete del tempio brillino di luce più intensa per ogni omicidio commesso, accumulando potere per Baal o uno dei suoi futuri prescelti. C'è anche chi dice che Baal in persona faccia visita regolarmente al tempio e che la sua presenza contribuisca ad innalzare il tasso degli omicidi cittadini. Sebbene i tre morti occupino un posto di spicco nelle paure dei Balduriani, la loro fede non ha ancora attecchito a fondo in città. Le azioni dei seguaci dei tre morti hanno suscitato più terrore che devozione e, di conseguenza, i loro ranghi restano relativamente esigui. La loro sinistra reputazione è superiore alla loro effettiva influenza e le voci tendono a circolare in maniera incontrollata ogni volta che gli infausti simboli delle divinità compaiono come graffiti o quando i pugni fiammanti sgominano un gruppo di fanatici troppo zelanti. Nonostante le paure della popolazione e la resistenza opposta dalle forze dell'ordine, il culto dei tre morti persiste e induce molti a chiedersi cupamente perché i servitori di Bane, Baal e Mirkul siano tanto interessati a Baldur's Gate.
Grazie a tutti per essere arrivati fin qui, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale e arrivederci alla prossima!